cosa che ho visto qui è che puoi essere quello che vuoi, che non vieni giudicato. In generale nei paesi nordici si dice che non c'è brutto tempo ma solo vestiti sbagliati. Amici di Storyhunters, ciao, siamo con un ingegnere biomedico. Ciao, sono Silvia e vivo a Stoccolma in Svezia. Siamo a Stoccolma, in Svezia, sotto un sole bellissimo che sta perdurando da giorni. Ma il clima qua non è sempre così, Silvia? No, allora diciamo che l'estate è molto bella e quando c'è il sole è fantastico, però è anche molto piovosa ed è anche molto corta, dura 2 mesi. Giugno-luglio? Giugno, luglio, agosto un po' e poi già verso fine di agosto inizia l'autunno. Infatti ora siamo oltre la metà di agosto e comincia un pochino l'autunno, ma le giornate ancora tengono. Invece com'è l'inverno in questa bellissima Svezia, ma che insomma è anche dura, credo, in qualche modo, no? Allora, l'inverno diciamo che è molto lungo, diciamo che novembre è un mese un po' grigio, però comunque i mercatini di Natale, il tipico pranzo di Natale svedese che si chiama Julbord, e quindi c'è comunque molta vita. C'è molta vita. Sì. C'è anche neve, credo che sia per il Natale credo che lo scenario sia quello giusto, o sbaglio? Di più verso fine dicembre, gennaio, febbraio c'è neve, sì. Ok, perché qui tutto sommato siamo chiaramente nella parte sud della Svezia, no? Sì. Da dove vieni? Cioè, qual è la tua provenienza oltre Alpe, diciamo? Vengo da Padova, mio papà è di Monselice e mia mamma è di Trento, però io sono nata a Padova. Ho fatto i miei studi all'Università di Padova, ho studiato ingegneria biomedica e poi ho vissuto per 6 anni a Verona. Poi questo è uno studio molto specifico, no? Legato, mi dicevi, anche alla robotica del mondo della medicina, no? Sì, è una figura di mezzo tra un ingegnere elettronico, informatico e robotico. E si fanno qualche esame di medicina, qualche esame di informatica ed elettronica. La mia esperienza lavorativa in Italia è stato come ingegnere informatico. Avevo vinto una borsa di studio all'Università di Verona e lì è nata la mia passione per sviluppare. La programmatrice Silvia, no? Ma è anche una mamma di 2 bellissimi bambini. Il padre di questi 2 bambini, Stefano, tu lo conosci e lo incontri in Italia? Sì, ci siamo conosciuti all'università. All'università? Sì. Studiavate insieme, siete praticamente coetanei? Sì, è un ingegnere elettronico e lavora nell'ambito ferroviario. Quindi allora si conoscono in Italia e decidono di stare insieme, ma decidono anche di fare un'esperienza all'estero. Come nasce questa idea? Era già dentro di voi? Ve la siete creata piano piano? Come nasce l'idea di questo cambiamento? Diciamo che l'estate 2017 comunque avevamo 2 lavori stabili, però sentivamo che ci mancava qualcosa, volevamo fare un'esperienza, volevamo vedere cose nuove, culture diverse e quindi abbiamo detto, beh, sai che c'è, proviamo a fare un'esperienza fuori all'estero. Abbiamo detto, ma sì, proviamo a vedere che tipo di lavori ci sono fuori all'estero e facciamo questa esperienza. Così ci siamo messi, non è che abbiamo scelto la Svezia perché volevamo andare in Svezia, anche se maggior parte della musica che noi ascoltiamo viene da qua. La musica anche come bussola, no? Sì. Però
Invece abbiamo scelto il lavoro, quindi volevamo lavorare per un certo tipo di azienda e all'inizio abbiamo cercato a Monaco, a Dublino e poi a Stoccolma. E a Stoccolma abbiamo trovato che c'erano 2 posizioni aperte che ci interessavano e ci siamo candidati. Quindi c'era qualcosa in particolare che in Italia, diciamo, non andava d'accordo con voi, o è stato proprio meramente e soltanto il desiderio di conoscere altro? Ah, di più il desiderio di conoscere altro e anche forse, no, e anche la mentalità a volte ci stava un po' stretta, anche volevamo vedere se si lavorava in modo diverso fuori all'estero. Quindi voglio dire, chi ha delle specificità come le vostre e ha in animo di fare queste, come ci si organizza proprio nella fattispecie? Quindi oggi c'è internet, quindi credo ci sia la Sì, possibilità di sì. contattare, di prova a raccontarci proprio dal punto di vista organizzativo, se qualcuno ci ascolta e volesse cercare un lavoro all'estero, voi come Sì. avete proceduto nella pratica? Beh, di sicuro LinkedIn è molto importante, c'è appunto una pagina di ricerca dove puoi cercare il tuo ruolo e la città oppure lo stato, tipo puoi mettere software engineer, cioè Che li in metti Svizzera. il tuo curriculum, no? Il tuo curriculum Ah di sì, studi, il sì, tuo curriculum di lavoro, quindi è una sì, sorta di presentazioni ed è sì, un network molto orientato proprio sul sì, lavoro, no? sì, Quindi è un social, ma però di tipo particolare, sì. insomma, no? Molto. Sì, appunto c'è questa pagina dove puoi cercare le offerte di lavoro, le aziende, soprattutto quelle più grandi, mettono lì le loro offerte di lavoro e quindi puoi applicare una serie di filtri in base al tuo tipo di lavoro, a dove vorresti andare e c'è anche la possibilità di mettere filtri quali l'esperienza, se vuoi lavorare da remoto oppure in sede, quindi noi di Quindi oggi solito è ci proprio affidiamo. una piattaforma che funziona quasi da agenzia Sì, mondiale per la ricerca del lavoro e sì, per anche la possibilità, come dire, di documentare agli altri qual è il proprio percorso, no? Di studi, di esperienze sì. lavorative. E Solo qui o c'erano altre possibilità? a Monaco ci sono aziende come Bosch, come Siemens, c'è anche Microsoft. E voi avete scelto Stoccolma. E sì, appunto io avevo trovato un ruolo di software engineer per Candy Crush e mio marito un ruolo appunto per ingegnere elettronico nel settore dei treni Bombardier, che adesso è Alstom. L'audacia spesso viene premiata e voi quindi avete trovato delle posizioni libere nella stessa città contemporaneamente. Sì, Non è che uno di voi due sia partito prima e l'altro no, l'ha raggiunto. Siete a no. un certo punto, avete fatto Sì, bagagli. sì, eh, sì, però diciamo che prima di trovare queste 2 posizioni abbiamo fatto altri colloqui e devo dire che da questi colloqui ho imparato tanto perché fare colloqui e fallire è molto importante certo. nella tua carriera e per trovare il lavoro che vuoi. Ci sono tecnologie che magari in Italia non si usano e che invece all'estero vanno molto e, e anche metodi di lavoro che puoi imparare tramite colloqui, e fallendo giustamente, Certamente. studiando, perché comunque il processo di selezione è lungo. Io ho fatto 8 step, l'ultimo era un colloquio in sede, quindi noi abbiamo l'azienda, di solito se è una grande azienda ti paga il volo e noi Addirittura. abbiamo preso il volo, siamo venuti qua, abbiamo visitato Stoccolma e abbiamo fatto l'ultimo step del processo di selezione. Quindi Silvia, tu qui a Stoccolma, quindi oggi che lavoro fai? Io lavoro come software developer in un'azienda di videogame per il gioco di Candy Crush.
Ah, quindi videogame. Sì. E quindi lì è questo settore internazionale in cui gli ingegneri vengono un po' da ogni parte. Sì, sì. Ok. E ti piace, è una cosa che ti emoziona, Sì, molto perché appunto posso lavorare con diverse figure come UX designer, data scientist e sto imparando molto. Quando tu lavori hai un bonus che ti consente che tu puoi spendere per fare sport, per farti massaggi e Ah, c'è un questo bonus. noi lo usiamo, cioè nel senso Questa tutte le però è la tua aziende, no? azienda o lo Stato? Appunto, non mi ricordo, penso che sia lo Stato che ha un minimo di 250 euro e dopo l'azienda sceglie di aggiungere, quindi penso che sia lo Stato. Qual è il rapporto con l'Italia e anche le persone che vi erano vicino, come hanno preso la vostra decisione di cambiare vita e andarvene al nord? Allora, di sicuro tutti sono stati felici per noi e ovviamente anche molto tristi perché appunto ti allontani dalla tua famiglia, però insomma ci hanno sempre supportato se era quello che volevamo, ci hanno sempre supportato e ovviamente manchiamo ai nostri genitori, sì, questo di sicuro. Poi ogni volta che torniamo in Italia vedo come i miei figli cercano i nonni, come creano questo bel legame, quindi sì. Ok, Sì. e poi dici che comunque tornate, no? In Italia un mese Sì, l'anno, anche di sì. più, no? Tipo adesso che sono stata in maternità, siamo stati 2 mesi e mezzo, da aprile a metà luglio. Siamo anche tornati a gennaio, abbiamo lavorato per 2 mesi, quindi sì, torniamo spesso in Italia. E adesso vediamo le due facce, no? Sì. Qual è stata la prima impressione, il primo così impatto con la città di Stoccolma e quindi Sì. la Svezia, proprio Sì. di primo acchito, se puoi ricordarti, Certo, sì, sì. sfrontando tutto quello che sai ora, insomma. Sì, allora l'ultimo colloquio l'ho fatto verso il 1° novembre e mi ricordo che c'era freddo, però c'era un cielo blu bellissimo e un sole che era un sole proprio basso, no? Era proprio il sole certo, basso. perché è basso qui il Sì, sole, no? D'inverno fa un'ellisse molto vicina sì, all'orizzonte, no? sì. Mm. E quindi la prima impressione è stato appunto questo sole che in Italia non avevo mai visto, no? Che era proprio bello, ma molto basso. Stoccolma è una città bellissima secondo me. Anche secondo noi, sì. Ti è piaciuta subito, Sì, quindi, sì, anche sì. così, la sua gente, la sua... Sì, Mm. gli svedesi sono molto 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 inclusivi e molto rispettosi di quello che sei tu. E la prima cosa che ho visto qui è che puoi essere quello che vuoi, che non vieni giudicato. Ecco Che bello, questo. bello. E mi interessa molto quando dici inclusivi, no? Cerca di... Spiegaci meglio questa particolarità Sì. di questo popolo. Ad esempio, quando ho mandato mio figlio all'asilo svedese, loro, i genitori, si devono fare una festa, ti includono, fanno le feste nei parchi, ti chiedono se vuoi venire di qua, se vuoi fare questa cosa qui. E sono anche Inclusivi molto... proprio Sì, qui. Quindi sì. non c'è nessun tipo di pregiudizio comunque verso chi arriva da fuori, non è una Ah, società chiusa. per quello che è la mia esperienza personale, no, diciamo che gli svedesi sanno benissimo l'inglese, ovviamente preferiscono ed è più facile avere dei rapporti se sei lo svedese, lo preferiscono senz'altro, però anche se parli in inglese loro comunque sono super carini, ma anche io che sto imparando lo svedese adesso e vado al bar e parlo in svedese con un accento che non è come il loro, Immagino, certo. loro mi rispondono magari in svedese, mi sorridono, sono molto carini, non ti fanno pesare
il fatto che il tuo svedese non è Anche perché così. Silvia, no? Rispetto anche a quello che ci dicevi sul tuo ambiente lavorativo, è molto internazionale, credo Sì, anche Stoccolma stessa in fondo, sì, no? Lo sia, perché anche tanto. noi abbiamo fatto degli incontri delle persone che vengono dalle nazionalità più varie, anche tutti molto preparati, devo dire, no? C'è come una attira proprio delle professionalità. Ecco, che ambiente è dal punto di vista proprio internazionale? C'è un interscambio profondo con il Sì. resto dell'Europa e del mondo. Sì, sì, Stoccolma è una città europea, è molto internazionale e ci sono appunto persone, gente da ogni cultura, da diversi paesi e quindi anche noi quando ci siamo spostati siamo andati a lavorare in due ambienti internazionali con gente che viene da ogni parte del mondo e questo è molto bello perché Bello questo. sì, mi ha insegnato molto dal punto di vista sia personale che lavorativo. Un'apertura, Sì, no? Di un'apertura mente, mentale perché bellissima, sì. ovviamente ci sono dei punti di vista diversi, no? E poi se tutto diventa inclusivo, Sì. questo poi chiaramente nutre. Anche un bel posto dove far crescere dei bambini, quindi. Sì, diciamo che lo Stato supporta molto le famiglie e anzi qui c'è proprio la cultura di la famiglia prima e il lavoro dopo. Diciamolo il nome dei tuoi bambini. Tu hai Sì, una femminuccia e un sì, maschietto, no? sì, allora, sì, mia figlia si chiama Maxine e ha 9 mesi e mio figlio si chiama Sebastiano e ha 3 anni e mezzo. Perfetto. E quindi allora ecco, com'è l'esperienza della maternità in un paese come la Svezia? Allora, per me è stata un'esperienza molto positiva. La Svezia ti offre 390 giorni di maternità-paternità pagati Quindi bene, maternità, diciamo. paternità, Sì, suddivisa fra i due genitori. Cos'è? È sì. poco più di un anno Eh, e 390, dipende come te li vuoi. 14 mesi. Sì, ma dipende come te li vuoi Come te gestire, li giochi? perché magari ti fai pagare 5 giorni su 7 e quindi il tempo si allunga, no? Ah, ok, Quindi ok. Sì, sei sì, tu che 5 geni giorni lavorativi e 2 invece non pagati. e 2 non pagati. Sì. E il papà deve prendere come minimo 3 mesi di paternità e gli altri invece te li puoi gestire come vuoi. Quindi tu adesso hai fatto quanti mesi di 9 maternità per mesi. la seconda bambina? Insomma, 9 mesi, 9. quindi è stata 9 mesi. E le società sotto questo punto di vista, secondo te, fanno delle pressioni? C'è qualche forma di discriminazione No. rispetto, no? Perché No, mm, assolutamente no. Magari questa appunto è la mia opinione, magari anche dovuto al fatto che la maternità e paternità si divide, cioè, non, non è che ti discriminano perché tu sei donna, perché pure il papà va in paternità. certo. Però comunque c'è, no, proprio la mentalità che la famiglia viene prima di tutto e non è che devi scegliere tra bambini, tra famiglia e lavoro, puoi seguire tutte e due le strade Ecco, senza questo è dover molto rinunciare. importante, no? Perché al di là delle parole, no? Perché in certi paesi si parla molto di famiglie, però poi all'atto pratico, no? O ci si lamenta perché le nascite, però poi, sai, dalle parole bisogna ai giovani dare del... Ecco, qui mi dicevi una cosa molto bella, no? Se dobbiamo fare una scala di valori e di attenzione, al primo posto Famiglia. viene la famiglia. Quindi con tutto quello che dal punto di vista legislativo compete. Sì, devo anche dire che lo Stato supporta le famiglie, gli asili nidi sono quasi gratuiti perché tipo per mio figlio noi paghiamo circa 100 euro al mese, incluso con i pannolini, quando arriva il pannolino, il mangiare. E se non sbaglio in Italia è molto più caro.
Volevo anche dire che lo Stato supporta le famiglie quando i bambini sono malati. C'è c'è questo permesso pagato che si chiama VAB, che è un permesso pagato che puoi prendere quando tuo figlio è ammalato e tu devi stare a casa con il bambino. Quindi voglio dire, la famiglia è agevolata, viene al primo posto, quindi è una società inclusiva anche in questo termine, oltre quindi che una società internazionale. Ha un inverno duro, no? Però anche lì mi dicevi che gli svedesi riescono a gestirlo perché c'è una certa flessibilità sia sul lavoro e anche perché qui, diciamo, gli stipendi o i riconoscimenti sono piuttosto elevati. Sì, gli stipendi sono proporzionati al costo della vita e comunque durante l'inverno magari molti svedesi vanno in Thailandia, vanno in Spagna, si fanno delle vacanze, almeno nel mio settore c'è la possibilità di prendersi le vacanze non pagate, puoi lavorare da remoto per un periodo di tempo limitato da qualche parte, quindi c'è molta flessibilità. C'è flessibilità, perché qui in inverno, quindi o con l'avvicinarsi dell'inverno, quante ore di sole avete? Allora, tipo il 21 dicembre il sole sorge alle 9 e va giù alle 2:30, 2. Quindi alle 2:30, 3 è buio. È buio. Ok, e fino alle 9 è buio, quindi ci si alza per andare al lavoro col buio e Sì. già dal primo pomeriggio è buio, Sì. quindi insomma è abbastanza duro. Però è un luogo molto organizzato per vivere Certo, così. ci sono un sacco di attività da fare. Qui gli svedesi, in generale, nei paesi nordici si dice che non c'è brutto tempo, ma solo vestiti sbagliati. Quindi quando è inverno noi ci vestiamo e andiamo a fare le passeggiate. A mio figlio piace saltare nella neve, nelle pozzanghere di acqua, nel fango, si sta spesso fuori. Ci sono anche delle cose da fare, si pattina sul ghiaccio, sul lago ghiacciato, quando il lago ghiaccia, si fa la sauna e dopo il bagno nel lago ghiacciato, è bellissimo. Si fa, ma si Io l'ho rimane fatto. vivi? Sì, l'ho fatto, è Tempra, è bellissimo. molto temprante, no? Sì, poi ti senti meglio, no? Fa bene per la circolazione. Molto bello quando dicono non c'è mai tempo brutto, ma sono i vestiti sbagliati. Questo Sì. veramente dà proprio l'idea di come bisogna sapersi regolare. Tutti gli svedesi, insomma, dicono quando io torno in Svezia la cosa insomma, che faccio è bere un bicchiere di acqua perché è buonissimo e tutti lo dicono qua, quindi trovo, non so. Una nota sui rapporti umani. Hai detto che sono inclusivi, c'è una popolazione molto internazionale e la fusione con il popolo locale quindi è facile. Allora, tieni conto che appunto noi viviamo in un ambito molto internazionale, le relazioni che abbiamo cioè con gli svedesi comunque viene dall'ambito lavorativo, no? Certo. E quindi un'area molto internazionale. Quando mio figlio ha iniziato ad andare all'asilo, abbiamo iniziato a instaurare dei rapporti con i genitori. Il migliore amico di mio figlio è svedese I tuoi bimbi crescono chiaramente trilingue, insomma, parleranno svedese, E italiano sicuramente, magari inglese. inglese, poi Svezia, soprattutto Stoccolma, sia un ottimo punto di riferimento, no? Per chi voglia fare delle esperienze all'estero. Quale tipo di formazione secondo te occorre avere per avere la possibilità, insomma, di fare un'esperienza in Svezia? Di sicuro cercano molto nell'ambito dell'IT, quindi software developer e anche sì, nell'ambito dell'IT in generale. Stoccolma, la Svezia, è un'opportunità lavorativa solo per chi è fortemente specializzato o secondo te offre delle opportunità
a livelli diversi? Direi a livelli diversi, soltanto che magari in altri ambiti la conoscenza dello svedese è importante. Sì. È importante. Sì. E forse anche la presenza in loco, cioè mentre voi avete potuto fare tutto via certo. internet. Sì, dipende, però la presenza in loco durante il processo di selezione, dici? Sì, diciamo sì. quando uno, non so, ecco, il cuoco della situazione, vabbè, certo. no? Sì, il cuoco devi venire qua. Devi venire penso. qua, Sì, no? sì. Immagino. Abbiamo parlato un po' dello stile di vita svedese, legato anche quindi al tempo. Qual è il costo della vita in un posto come Stoccolma? Allora, direi che in generale è un 5-10% in più di una grande città come può essere Milano, e soltanto che qui gli stipendi sono più alti e diciamo che fare la spesa costa un pochettino di più, ma più o meno siamo come in Italia. E questa è anche l'esperienza nostra, no? Abbiamo visto che il costo della spesa è più o meno quello, no? Sì. Insomma, impercettibile quasi la differenza. Un 5% dici in più, tipo. Difficile, no? Sì. E quello che costa magari sono le uscite, se vuoi andare fuori a bere un bicchiere di vino o la birra, quindi l'alcol magari costa di più. Gli affitti direi che siamo come Milano. Abbiamo cambiato casa un po' di volte, quindi di media magari pagavamo 1500 per un 45 metri quadrati, però nell'affitto erano incluse le bollette anche, quindi nell'affitto di solito sono incluse le bollette, a volte magari non è inclusa l'elettricità. Quando ci siamo trasferiti l'azienda ci ha offerto un mese qui in un appartamento e poi ci ha dato un aiuto, c'era un'agenzia che ci ha seguito e che ci ha aiutato a trovare casa, perché trovare affitto a Stoccolma è tanto difficile. Ci hanno dato anche una mano con la banca, con anche qui c'è una specie di codice fiscale che è il personnummer, che è un codice fiscale dei paesi scandinavi, e quindi ci hanno aiutato nelle cose quotidiane, insomma. Che allerta potresti dare a chi ha in mente di seguirti a Stoccolma? La cosa che ho sentito più difficile per me è il buio. Non il primo inverno, perché il primo inverno anzi ero super emozionata per vedere, è molto bello d'inverno, ci sono in ogni finestra, gli svedesi mettono una lampada, quindi vedi tutti i palazzi illuminati ed è bellissimo, e poi anche l'atmosfera del Natale, anche del pranzo di Natale, mi è molto piaciuto, però tipo dal terzo inverno ho iniziato a sentire la necessità di luce, ecco. Sì. La luce, anche se loro mettono queste lampade per simulare tanti soli, però poi il buio insomma è qualcosa che permane, anche se immagino l'atmosfera sia anche molto bella, no? Di solito d'inverno noi prendiamo e andiamo in Italia e lì ci stiamo almeno un mese, no? Okay. Ma è quando a marzo, che dovrebbe venire la primavera, può nevicare, o anche ad aprile, piove e senti appunto i tuoi genitori che invece dicono che c'è il sole, perché l'Italia è bellissima in aprile, a maggio, siamo andati insomma questa primavera ed era bellissimo. È un popolo simpatico lo svedese o è un musone chiuso? Com'è come popolo, con questo buio, con questa mancanza di sole? Questo caratterizza un po' anche l'umore della gente? Certo, come succede anche a noi. Allora, gli svedesi sono persone molto riservate, e d'inverno magari per esperienza personale mi sembra che sia come un po' che vanno un po' in letargo e sbocciano di primavera, però sono molto gentili e
e rispettosi, ecco. Non è molto tollerato parlare di razzismo, ecco. Queste cose qui. Questo è ottimo, fra l'altro. Tu puoi essere come vuoi e va bene così. È molto considerato il ruolo della donna nell'ambito IT, appunto fanno dei congressi dove anche molte donne nell'ambito informatico cercano di appunto ispirare gli altri. E quindi qua è una società che ci sembra piuttosto avanzata e quindi anche il gender, cioè la differenza che a volte lavorativamente avviene su questo fronte esiste o non? Di sicuro, e sono molto sicura che lo stipendio tra uomo e donna ancora non è pari, però comunque è molto migliore che in altri stati. Ok, C'è molta meno differenza, sì. ok. Sì, sì. Quindi Silvia, se dovessi dare un giudizio di questa vostra esperienza, insomma, no? Che ormai è una vita, cioè quindi ormai questa è la vostra vita, quindi questa scelta ha pagato. Sì, senz'altro. Siamo stati fortunati anche perché appunto non abbiamo scelto Stoccolma, ma abbiamo scelto il lavoro, ma dopo qui abbiamo visto un sacco di supporto da parte dello Stato, abbiamo qua deciso di fare una famiglia, abbiamo anche viaggiato di più e quindi sì, di sicuro positiva. Quindi lo Stato ti aiuta quando costituisci una famiglia e viaggiare è facilitato da una certa elasticità del lavoro e quindi come ci diceva qualche altra persona giovane che abbiamo incontrato, la Svezia e Stoccolma sembra proprio il luogo ideale per costituire una famiglia. Sì, sì. Se dovessi dare quindi un consiglio a qualcuno che ha in animo come voi di fare un'esperienza scandinava, chiamiamola così, cosa potresti dire, suggerire? Sicuramente venire a visitare la Svezia o Stoccolma sia in inverno che in estate, perché in estate è bellissima, però è giusto vedere anche l'altra parte della medaglia e fare una ricerca di mercato sulle aziende che ci sono qui e applicare tramite LinkedIn. LinkedIn, Sì. quindi questo è un bellissimo Sì, consiglio sì. dato da Silvia. Allora Silvia, grazie per queste tue parole che saranno utili sicuramente a molti per averci presentato così la Svezia e Stoccolma. Grazie a voi per il vostro tempo. Allora ciao. Ciao grazie. ciao!